bentornati a questo nuovo video per quello che riguarda la nostra ben amata Knight Rider, quella che in Italia abbiamo più comunemente conosciuto con il nome di Supercar. Bene, come possiamo vedere, ciao Kit, ecco lui si è subito inserito senza che lo presentassi. Beh, a questo punto Kit, facciamo le cose, anch'io, facciamo le cose per bene, presentati. Io sono la voce del Knight 2000, Kit per gli amici. Oh, bene, adesso mettiti subito un pochino a riposo. Allora, dicevo, come possiamo vedere il modello già incomincia ad avere una certa sua struttura, una certa sua, diciamo, parvenza di completezza di come verrà grande, anche se ovviamente la strada da fare è ancora lunga, ma io a questo punto direi che possiamo metterci direttamente all'opera, compiendo il montaggio di queste parti allegate ai fascicoli che ci sono arrivati e che comprendono le fasi di montaggio dalla 38 alla 41. Ok? Turbo Boost. Bene, prendiamo le parti allegate del fascicolo 38 e cominciamo il montaggio. Ricordo come sempre di verificare la presenza di tutte le parti fornite confrontandolo i pezzi che vi sono arrivati con l'elenco presente sul fascicolo, ovvero questa parte che normalmente elenca tutti i pezzi, è presente chiaramente su ogni fascicolo in base ai pezzi allegati. Eccoci qua. Allora, per prima cosa andremo a posizionare questo puntone, che è quello poi che farà parte del gruppo della sospensione. Come se vedete è identico a quello che abbiamo montato in precedenza, ha sempre questa linguettina e andrà posizionato qui in questo foro in basso dove c'è una scanalatura che dovrà corrispondere proprio alla linguettina che abbiamo qua. Io adesso cercherò di mettervelo a favore di camera in qualche modo. Ecco qui. In pratica andrà così, facendolo scivolare all'interno del foro in corrispondenza chiaramente della linguetta posta con la tacchetta dell'apertura, diciamo, del foro. Ecco qua. Chiaramente non si regge dritto perché va, diciamo, posizionato in maniera stabile con la vite, una vite di tipo PP che adesso, diciamo, andremo ad inserire. Quindi terremo fermo il perno con le mani per quanto possibile. Ecco qua, non deve muoversi, non stringete troppo per non rompere il pezzo, ma comunque deve essere stretto in modo tale che non oscilli. Ok? Bene, ora faremo l'assemblaggio di queste due componenti, questo con questo, che sono identificati con 38C e 38E. Come abbiamo fatto anche in precedenza, andranno assemblati semplicemente calando un pezzo dentro l'altro, in questo modo, tenendoli poi fermi utilizzando una vite di tipo CP. Quindi prenderemo e andremo ad inserire. Ovviamente in questa fase non ha molta importanza da quale lato da inserire, tanto il pezzo è fatto identico su tutti i lati, quindi poi la scelta di come lo inserirete per far vedere o meno la vite non influirà. Chiaramente portiamolo fino alla battuta, ma ricordate che il pezzo assemblato dovrà essere in grado di piegarsi, quindi non lo stringete troppo. Ecco qua, vedete? Questo deve poter fare un po' di gioco. Una volta preparato il pezzo lo andiamo a calare sopra il puntone che abbiamo montato in precedenza, facendo collimare la parte del pezzo 38E, quello che muoviamo, al foro messo su questa staffa qui. Quindi inseriamo, andiamo a posizionare, ecco qua, e lo mettiamo appoggiato così dentro. Ovviamente adesso qui andremo a bloccarlo con una vite.
Quindi prendiamo una vite di tipo BP e la andiamo a posizionare da qui, da questo lato, tenendo sempre un pochino spinto in posizione il pezzo. Ecco qua. Chiaramente potete verificare il tutto provando a muovere in questo modo la sospensione, cioè ci deve essere il movimento senza difficoltà del pezzo, ok? Ora prendiamo le parti 38B e 38A, queste qua, e come abbiamo fatto nel precedente montaggio quando l'abbiamo assemblato da questo lato, le andremo ad accoppiare tra loro utilizzando le viti GM e poi lo andremo a posizionare chiaramente qui sul telaio in maniera che corrisponda all'assale posteriore, in questo modo così, ok? Quindi procediamo ad inserire le due viti, una da questa parte e una da quest'altra parte, e poi procediamo all'assemblaggio sul telaio. Ovviamente vi ricordo di lubrificare le viti con l'olio tecnico, quindi o Svitol o VD40 o quello che avete, insomma, per evitare che, essendo parti metalliche, possa in qualche modo rovinarsi la vite o addirittura proprio la filettatura che state facendo voi in questo momento, perché le parti non sono prefilettate. Quindi un bagnetto d'olio e poi posizionate le viti. Ovviamente non stringetelo troppo da una parte, altrimenti quando provate a mettere la vite dall'altro lato il foro sarà fuori asse e non corrisponderà. Ok, poi quando avete inserito anche la seconda vite potete magari stringerlo un pochino di più se volete. Comunque tenete presente che il pezzo deve poter muoversi un po', deve poter fare questo movimento. Ecco qua, stretto un pochino da tutte e due le parti, il pezzo si muove. Adesso lo andremo a posizionare come vi ho detto prima, in questo modo. Anche in questo caso utilizzeremo due viti di tipo GM, messa una di qua e una da quest'altro lato, in maniera tale da poter diciamo assemblare il pezzo correttamente. È opportuno lubrificarle con olio tecnico. Io ve lo dico sempre perché spesso è una cosa che molti tendono a non fare, ma vi assicuro che vi si complicherà di meno la vita facendo questo piccolo passaggio, e soprattutto perché eviterete la possibilità che la vite possa rompersi. Infatti una volta lubrificata molto difficilmente si può spezzare, giusto se applicate una forza esageratamente sproporzionata, ma altrimenti non succede. Ora mettiamo anche la vite da quest'altro lato. Ovviamente qui è un pochino più scomodo perché abbiamo meno spazio per muovere le dita. Bene, ecco, una volta assemblate queste due viti passeremo ad assemblare questa parte qui, che al momento è solo appoggiata. Ovviamente, anche se adesso non si muove, ma non è ancora fissata bene. Chiaramente anche in questo caso utilizzeremo una vite che è sempre di tipo GM. Chiaramente dovremo capovolgere il modello per farlo. Quindi prendiamo una vite GM, capovolgiamo appunto come abbiamo detto il modello in questo modo e poi inseriremo la vite in questo foro qua, quindi non in questo piccolino che vedete, ma in questo qui centrale, diciamo un pochino più centrale, che vedete più grande, e dove c'è il foro chiaramente non è presente ancora nessuna vite. Quindi ci inseriremo questa e tenendo da sotto il pezzo in maniera che non possa muoversi andremo ad avvitare. Anche in questo caso arriviamo fino a fine corsa, non eccediamo nella stretta perché non serve, rischiamo solo di rompere la vite, in questo modo, e quella parte è montata. Ora prendiamo le parti che riguardano il tamburo dei freni, in particolare prendiamo il pezzo 38F e il pezzo 38G, questo piccolino, dove c'è il pernetto che sporge, e andremo ad accoppiarli. Ovviamente questa parte qui, dove andrà collegato anche il tubo dell'olio dei freni, ovviamente andrà inserito dalla parte interna, quindi lo posizioneremo da questa parte, non sulla parte dove ci sono i perni sporgenti, ma dalla parte dietro. Chiaramente per farlo dovremo utilizzare una piccola vite AP e non sarà un'operazione molto agevole perché come sempre il pezzo vi tenderà a sfuggire un po' dalle mani, quindi
facciamolo con un po' di calma. In questo caso operiamo sulla plastica, non è necessario lubrificare nulla, e poi applichiamo la vite e pian piano cerchiamo di impanarla il tanto sufficiente a poter tenere poi il pezzo, diciamo, fermo con le dita e proseguire nel serraggio della vite. Ecco qua, in questo modo. Non è necessario stringerlo troppo, non rischiare di spanarlo. Ecco qua. Ovviamente questo potrei anche metterlo un pochino girato, insomma non ha molta importanza, alla fine tanto rimarrà nascosto completamente. Se proprio non riuscite ad applicarlo con la vite, potreste anche usare un pochino di colla, chiaramente tipo super attack eccetera, in maniera tale magari da non stare troppo a perdere tempo, però se riuscite a mettere la vite è meglio ovviamente. E poi andremo a posizionare questo sul perno centrale, diciamo dell'assale posteriore, e lo andremo a fissare. Anche in questo caso andiamo a recuperare il tubicino dell'olio dei freni che è stato lasciato non collegato dai precedenti montaggi. Ne avevamo uno da quel lato e un altro da questo, quello da quel lato che ovviamente già l'abbiamo posizionato. Adesso andiamo a posizionare questo qui. Ovviamente cerchiamo di inserirlo in maniera piuttosto, diciamo, delicata, in maniera tale da non far spezzare il piccolo perno su cui dobbiamo andare ad inserirlo. Vedete, è molto piccolo, quindi se spingiamo troppo magari si potrebbe anche spezzare. Allora vi ricordo di orientare questo pezzettino in questo modo. Guardate il buco centrale a forma di serratura, il perno deve essere in questa direzione, vedete, così, perché deve far fare la giusta curva al cavo che andremo ad inserire. Fatelo con molta calma e molta pazienza. Ovviamente mentre collegate il tubicino fate attenzione a non staccarlo dal derivatore che è posto qui sotto gli scarichi, altrimenti dovrete usare un paio di pinzette, come ho fatto adesso io perché mi si era sfilato, cercando di lavorare da questo buco che troverete qua sotto, questo grande, vedete? E riagganciarlo. Non è difficile, però se evitate che vi si stacchi è meglio. Io purtroppo ho tirato troppo e si era sfilato. Ovviamente adesso inseriremo meglio tutto quanto qui sopra l'assale. Se vi fa troppa fatica ad entrare potete anche lubrificare leggermente qui il perno prima di spingerci sopra il dischetto, quindi vedete voi, comunque dovrebbe andare con un minimo sforzo, ok? Ricordatevi che lì c'è il dentino, quindi dovete seguire la direzione del dentino, ed ecco qua. In pratica vi troverete in questo modo. Ora proseguiremo inserendo la parte frontale del tamburo, questa qui andrà posizionata come vedete qui come disegno, in questo modo, poi ve lo farò vedere montato. Io purtroppo adesso non ve lo posso mettere a favore di camera perché se altrimenti non riuscirei a montarlo, e lo andiamo ad inserire dentro in corrispondenza di quei perni che uscivano e lo bloccheremo in posizione con due viti di tipo BP. Quindi giriamo il modello in questo modo, così con la pedana verso l'alto, e iniziamo a mettere le viti. Sempre prima di serrare inseritele tutte e due. Anche in questo caso non vanno strette in maniera esagerata perché comunque non serve. Possiamo stringere fino a fine corsa anche quest'altra. In questo modo, ok. Ovviamente il pezzo ancora si sfilerà perché rimarrà bloccato solo quando avremo messo anche la ruota. Ora ve lo faccio vedere come deve risultare. Una volta montato deve risultare così.
direzione con cui la inserire è questa rispetto al pianale, vedete il disegno del pianale, ok? Bene, concludiamo così il fascicolo 38, possiamo passare al 39, Turbo Boost. Bene, per il 39, come vi ho accennato in precedenza, avremo a che fare di nuovo con la ruota, l'ultima delle ruote da montare per questo modello, quindi ormai dovremmo aver preso tutti una certa pratica nel farlo. Comunque riepiloghiamo velocemente cosa dobbiamo fare. Allora, ripeto, io sconsiglio l'uso che fanno molti di immergere diciamo il pneumatico o lo pneumatico, come si dovrebbe dire, ma a me non piace dire lo, preferisco dire il pneumatico dentro diciamo l'acqua calda, oppure usare un forno per scaldarla, perché ripeto, a mio avviso potrebbe rovinarsi chimicamente la gomma, magari non nell'immediato ma nel corso del tempo, poi diventare molle, appiccicosa eccetera, quindi io eviterei. Cosa si fa allora? Si usa la forza bruta. Io, come vi ho detto anche in precedenza per gli altri montaggi, le ho montate tutte in questo modo e sì, è un po' più faticoso, però sicuramente non andrete a rovinare praticamente nulla, quindi io sono dell'idea di seguire questa strada anche questa volta. Vi ricordo che la gomma non ha un vero e proprio verso, nel senso che questi pneumatici sono sul disegno di quelli di tanti anni fa, che quindi potevano essere girati sia in un modo che nell'altro, quindi come lo mettete va bene. Unica cosa vi ricordo ancora, qui c'è il pernetto, la valvolina che serve per gonfiarlo con l'aria nelle macchine vere. Questa è già assemblata, ma io vi dico di metterci un goccino di colla qua per assicurarvi che magari non possa sfilarsi in futuro, magari se dovesse avere un po' di gioco questo pernetto qua. Se volete, come vi ricordo come l'altra volta, potete lubrificare la parte questa interna con un po' di spray al silicone, se lo vedete, perché farà un po' da sapone come fanno i commisti quando montano i veri pneumatici. Quindi spruzzate un po' di lubrificante al silicone sul panno di carta di quelli da cucina, passate così intorno alla ruota, sia da una parte che dall'altra, e poi ci spingete dentro la parte del cerchione. Ecco qua. Controllate che sia entrato bene da questo lato, facendo girare tutta la ruota. Ok. Adesso capovolgete ovviamente e andremo ad inserire quest'altra parte. Ovviamente lo inserite con queste alette verso l'interno, dovranno corrispondere ai tre perni principali che vedete qui sul cerchione, vedete? 1, 2 e 3, praticamente circa così, no? Andare il più precisi possibile e poi procederemo all'avvicinamento con la vite. Ecco qua. Ovviamente più andate precisi al momento dell'inserimento e meglio è. Ok? Ovviamente adesso dovremmo colmare la distanza presente qui dentro, quindi andremo a prendere le viti EM, che sono quelle preposte per questo lavoro, le lubrifichiamo perché avvitiamo sul metallo, quindi ne prendiamo 3 e poi lo andremo ad inserire. Allora, prendiamo la prima, bagniamo nell'olio tecnico, poi ci posizioniamo in verticale sopra uno dei fori, scegliete voi quello che magari vi risulta leggermente più vicino degli altri, poi vi mettete in piedi per spingere con più forza e spingendo sopra il cacciavite iniziate a girare. Ovviamente io vi consiglio di usare un cacciavite un pochino più grosso di quello fornito in dotazione, che è questo, perché riuscite a spingere con maggior forza facendo meno fatica e con meno rischio che la vite magari possa sfuggirvi. Quindi procedete così, tenetelo sempre con l'altra mano, vi aiutate per tenerlo
in posizione, ecco qua, in questo modo, vedete? Ovviamente cercate anche di fare in modo che mentre spingete non si stacchi questo qui dietro, quindi come vedete che riuscite a far prendere un po' la presa, magari alzate un pochino così la ruota, tenetela dietro in maniera che questo cerchione esterno non si sfili e proseguite, diciamo, nell'inserimento della vite. Questa non la stringete ovviamente completamente, lasciatela leggermente più lenta in maniera tale da non mandare fuori asse gli altri fori. Una volta che ha preso quella, procedete con la seconda vite allo stesso modo. La lubrificate e andate a posizionarla sopra il foro che volete, diciamo, unire. Ovviamente qui adesso il lavoro dovrebbe essere più facile perché comunque il cerchione è più vicino. Infatti riusciamo fin da subito a farle avvicinare. Usiamo anche la terza vite per l'ultimo foro. Ecco qua. Una volta che vedete che tutte e tre hanno fatto la loro presa, andate al serraggio finale, quindi le portate tutte e tre a fine corsa, senza esagerare, quando tocca è sufficiente così, non forzate da oltre. Ecco qua, il cerchione è montato. A questo punto preparate 3 viti di tipo EM, le utilizzeremo per andare ad inserire dentro il tamburo. Il tamburo che, come vedete, ha sempre questo triangolo con i fori, 2 leggermente più vicini e uno più distante. Vi ricordo sempre che qui c'è un dentino sopra il cerchione, qui in basso, e i 2 fori vicini andranno messi dopo il dentino, quindi andrà inserito in questo modo. Non so se si riesce a vedere, spero di sì. Ok? Quindi adesso prendiamo le viti EM, le lubrifichiamo e le andiamo ad applicare. Ovviamente non le stringiamo troppo, nemmeno queste, fino a quando non abbiamo inserito tutte e tre, poi dopo andiamo a completare il serraggio. Le possiamo, avvicinare tutte e tre fino a fine corsa. Rimuoviamo eventuali eccessi di lubrificante. Ecco qua. Adesso la ruota è pronta per essere montata sul telaio della vettura. Bene, a questo punto recuperiamo il modello e andiamo ad inserire la ruota sopra la sua sede definitiva. Quindi orientiamo all'incirca la valvolina, diciamo nello stesso verso in cui la vediamo qua, per avere le ruote, diciamo, simmetriche. Quindi ecco, io, diciamo, adesso lo vedo così, quindi dovrei inserirlo così. Ecco fatto. Adesso ci mettiamo dentro la rondellina che ci è stata fornita, questa molto piccola, nera, vedete? Controlliamo con il cacciavite che vada a spianare bene all'interno, in questo modo.
Poi prendete la vite OM che ci è stata fornita e la inseriremo qui nel perno centrale. Ovviamente anche questa la lubrifichiamo un po' perché va a operare sul metallo. Vi ricordo anche in questo caso di non stringere eccessivamente perché la ruota altrimenti rimarrà bloccata. È vero che non deve veramente muovere la macchina, ma comunque per una parvenza di realismo dobbiamo lasciarla che almeno riesca a girare. Quindi tenete sempre presente questo fatto mentre avvitate. Ecco, quella già era troppo dura, quindi cercate la giusta. Ecco qua. Adesso ovviamente andremo a inserire la borchia, questa qui. Anche in questo caso vi ricordo che c'è un disegno di una freccia, quindi cercheremo di mettere la freccia nello stesso verso rispetto a quella anteriore. Quindi anche in questo caso prendiamo a riferimento la valvolina per aiutarci, la mettiamo in posizione più o meno, diciamo, cerchiamo di farlo abbastanza in maniera precisa e poi applichiamo a corrispondenza dei buchi il disegno al meglio che sia possibile. Eccolo qua, in questo modo, e la fissiamo con le viti AM. Ne servono 5, ovviamente anche queste sono per il metallo, quindi gli diamo una piccola lubrificata. Queste ovviamente stringiamole delicatamente perché la borchia in superficie è plastica, quindi dobbiamo evitare di spaccarla. Le inseriamo tutte prima di stringere. Ecco qua, finalmente Kit può appoggiare sulle sue 4 ruote. Ecco qua, ovviamente c'era ancora la copertura, la sfiliamo un attimo. Ecco qua, bene, con questo anche questo fascicolo è montato. Possiamo passare al fascicolo 40 Turbo Boost. Eccoci pronti con le parti allegate al fascicolo 40. Ecco qua, allora dovremo montare questa balla antirollio posteriore e se guardate qui sopra questi perni c'è la svasatura qui, la linguettina dove va incastrata praticamente il dentino di questo altro pezzo qui che dobbiamo accoppiarci, vedi? Quindi questo va inserito da questo lato per forza di cose, ok? Quindi già questo ci dà, diciamo, l'indicazione di come va montata. Quindi possiamo procedere inserendo appunto questo perno e lo blocchiamo con una vite di tipo BP. Diciamo che questo pure è un montaggio che si poteva evitare, se avessero fatto il pezzo completamente già fuso insieme non sarebbe stato male, visto l'inutilità di farlo successivamente, a parte quella di crearci una difficoltà in più. Che sì, è vero che il modellismo è bello anche per questo, ma fino a un certo punto, quando sono delle fatiche inutili praticamente che si possono evitare. Allora prendiamo anche il secondo perno, lo andiamo ad inserire sempre rispettando quella famosa aletta, il famoso pernetto che deve scendere nella fessura. Teniamo sempre un po' con le dita spinto in posizione e inseriamo la seconda vite. Adesso chiaramente potremo andare ad alloggiarlo in questo modo, vedete? Facendolo entrare in questi fori che sono rimasti
gli unici fori liberi da collegare vicino alle sospensioni. Praticamente risulterà così alla fine. Chiaramente per fissarlo adesso dovremo rigirare il modello nuovamente. Ovviamente questa volta useremo ancora una volta due viti di tipo BP, tenendo in posizione uno dei due perni con le dita. Andiamo a inserire le vite su questo foro, questi che sono fatti un po' ovali, che sono sul lato diciamo obliquo del telaio. Ovviamente vi ricordo solo di diciamo portarlo in posizione, ma non stringerlo completamente, perché poi dovremo andare sicuramente a riposizionare dall'altro lato il perno. Prendiamo una nuova vite BP e andiamo ad inserirla nel secondo foro. Ecco qua, una volta inserite tutte e due possiamo portare a fine corso quel perno lì e poi torniamo al perno precedente e portiamo a fine corsa anche la vite da questa parte. Ok, un po' scomodo ma facilissimo da fare. E praticamente ci troveremo in questa situazione qua, vedete? La barra è montata, i perni hanno le loro viti, è posizionato. Ok, adesso andremo a mettere le due staffe che copriranno queste due parti qui, terranno ancora più posizionata la barra. Quindi prepariamo 4 viti GM, li lubrifichiamo, prendiamo queste staffette qua, vedete? Queste sono identiche, dunque qualsiasi lato le guardiate, le posizioniamo qui sopra, oppure dall'altro lato, decidete voi dove volete partire, e inseriamo la prima vite. Facendo attenzione a non farla muovere diciamo fuori dalla corrispondenza dei fori. Magari ecco, mettiamo prima in sede bene la prima senza stringere completamente e poi passiamo direttamente alla seconda vite. Che ovviamente dovrebbe andare giù molto più facilmente perché il foro sicuramente già corrisponde. Ecco qua, adesso possiamo portare a fine corsa anche l'altra parte. Adesso allo stesso modo applicheremo la seconda staffa, mettendo sempre prima la prima vite senza stringerla completamente e poi posizioneremo la seconda. Ecco qua, abbiamo portato a fine corsa anche le ultime due viti e con questo abbiamo terminato anche quel montaggio riferito al fascicolo 40. Possiamo passare direttamente al numero 41, Turbo Boost. Assembliamo le parti relative al fascicolo 41, questa volta sarà veramente un assemblaggio relativamente breve, perché vi ricordo che queste 4 parti sono praticamente dei supporti per tenere sollevato il modello che allo stato attuale praticamente non hanno nemmeno senso di esistere. Allora prendiamo il coperchietto del vano batterie, ecco qua, lo giriamo in questo modo, quindi con la parte serigrafata verso l'alto, inseriamo la parte che ha i due perni verso l'interruttore in questo modo e poi facciamo semplicemente scendere a scatto verso il basso e lo sportellino è messo. Devo dire che risulta leggermente rialzato, quindi non spiana perfettamente, ma d'altronde è una parte applicata che va rimossa per le batterie, quindi evidentemente l'hanno fatta terze parti, non la stessa fabbrica che ha fatto il modello probabilmente, e quindi non risulta proprio in linea, ma purtroppo ci possiamo fare poco. L'alloggiamento poi è qui. L'unica cosa, si potrebbe allentare un pochettino più le viti che tengono il pacco batteria, ma dopo rischiamo che magari possa staccarsi, quindi
forse è meglio lasciarlo un po' così, ok? Adesso invece poi giriamo il modello, lo facciamo poggiare sulle sue ruote, visto che adesso le ha tutte e 4, e andiamo ad applicare la copertura dell'altoparlante. Allora, questa copertura va orientato, vedete che ha una parte più alta. Se non vedo male dalle immagini, la parte più alta, una volta che capovolgeremo il pezzo, andrà verso il vano batterie, quindi noi dovremo alloggiarla su questi due perni qua, rispettando quella direzione lì, e praticamente, siccome questa va a spianare un po' così, dovrebbe risultare perfettamente piatto qua sopra. Al momento non ci viene indicato ovviamente di bloccarlo con nulla, quindi per il momento c'è da ritenere il montaggio concluso qui. L'ultima cosa che possiamo fare, volendo, è posizionare questi 4 sollevatori, se vogliamo, sopra ognuno è incisa la parola front e rear, ovviamente per indicare se vanno davanti o dietro, e per usarli per tenerlo un po' sollevato. Quindi possiamo fare una prova. Ripeto, al momento sinceramente non ne vedo troppo l'utilità, anzi secondo me davanti nemmeno tocca bene. Comunque ecco qua, dovete fare in modo che sia visibile la scritta leggendoli dall'alto, ecco qua, in questo modo, vedete? Quindi praticamente, se li avete messi bene, dovrebbe essere possibile girare le ruote del modello, ok? Però ripeto, questo forse può avere utilità solo nel momento che il modello è completo, per lasciarlo, diciamo, sollevato e non gravare il peso in maniera permanente sopra le ruote, che comunque sia, per quanto possano essere fatte di metallo, tutti i vari passaggi eccetera, però potrebbero avere delle parti più delicate che magari con il tempo si potrebbero rompere con il peso. Io ritengo che li abbiano forniti per questo motivo qua, ok? Bene signori, per il momento io direi che è tutto. Possiamo richiamare in campo il nostro amico Kit per darci le sue considerazioni finali. Allora Kit, che ne dici di questo modello? Direi di no. Di no cosa? Cioè non ti piace? Nada. Ah, ni nada, quindi non sei d'accordo fino adesso su quello che vedi. Vabbè, magari ti piacerà più avanti, quando sarà un pochino più completo. Allora a questo punto salutiamo i nostri amici. Bene, allora amici, vi ringraziamo per la visione. Se ritenete che il video vi sia stato utile, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, e io e Kit vi diamo appuntamento al prossimo episodio riguardante questa build, mentre con tutti voi ci vediamo anche ai prossimi video che proporrò sul canale. Un salutone a tutti e ciao da me e da Kit. Ciao a tutti amici, ciao 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 ciao. Vorrei sembrare presuntuoso, ma sono soddisfatto del mio lavoro. Ah beh, meno male, finalmente ci hai dato un tuo parere. Ciao a tutti. Non dirai sul serio? Sì sì. Cosa posso fare? Niente, dobbiamo solo darci appuntamento al prossimo episodio.